Ciao a tutti e benvenuti a questa guida completa per chi desidera visitare l'India per la prima volta. In questo video ti accompagnerò alla scoperta di questo affascinante paese, fornendoti tutte le informazioni necessarie per preparare al meglio il tuo viaggio. Parleremo dei documenti richiesti, delle vaccinazioni consigliate, di come prepararsi psicologicamente all'impatto con una cultura così diversa dalla nostra, delle città più interessanti da visitare, dei cibi da provare e di quelli da evitare, di come spostarsi e molto altro ancora. Alla fine di questo video avrai tutti gli strumenti per organizzare un viaggio indimenticabile in questo straordinario paese. L'India è un subcontinente dalle 1000 sfaccettature, un mosaico di culture, lingue, religioni e tradizioni che coesistono creando un'atmosfera unica al mondo. Con oltre 1,4 miliardi di abitanti, è il secondo paese più popoloso al mondo, caratterizzato da contrasti estremi. Grattacieli ultramoderni si ergono accanto a templi millenari, lussuose residenze confinano con quartieri poveri, tecnologia avanzata e tradizioni ancestrali convivono quotidianamente. La storia dell'India affonda le radici in una delle civiltà più antiche del mondo e questa eredità si riflette nella ricchezza del suo patrimonio culturale. Il paese è la culla di 4 grandi religioni, induismo, buddismo, jainismo e sikhismo, e ospita significative minoranze di musulmani, cristiani e altre fedi. Questa diversità religiosa permea ogni aspetto della vita quotidiana indiana. Dal punto di vista geografico, l'India offre paesaggi che spaziano dalle vette innevate dell'Himalaya alle spiagge tropicali del Kerala, dalle fitte foreste del centro alle aride distese del Rajasthan. Ogni regione ha il suo clima, la sua cucina, la sua lingua e le sue tradizioni, rendendo ogni viaggio in India un'esperienza sempre diversa. L'India è una destinazione che ti cambia la vita. Non è semplicemente un luogo da visitare, ma un'esperienza che coinvolge tutti i sensi e lascia un'impronta indelebile. Si visita l'India per immergersi in una cultura millenaria, per ammirare capolavori architettonici come il Taj Mahal o i templi di Khajuraho, per esplorare città sacre come Varanasi o moderne metropoli come Mumbai. Si va in India per la spiritualità che permea ogni aspetto della vita quotidiana, per la gentilezza e l'ospitalità della sua gente, per i colori vivaci dei sari e dei mercati, per i profumi delle spezie e dell'incenso, per il ritmo ipnotico della musica tradizionale. L'India offre esperienze per tutti i gusti, dagli amanti della natura che possono avvistare tigri nei parchi nazionali, agli appassionati di yoga che possono praticare nei luoghi dove è nato, dai buon gustai che vogliono esplorare una delle cucine più variegate e saporite del mondo, agli avventurieri che cercano trekking impegnativi sull'Himalaya. Ma soprattutto si visita l'India per mettersi alla prova, per uscire dalla propria zona di comfort e tornare con una prospettiva diversa sulla vita. Per entrare in India è necessario un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese e con almeno 2 pagine libere. È inoltre obbligatorio richiedere un visto turistico, che può essere ottenuto tramite il sito ufficiale del governo indiano attraverso la procedura delle visa, un sistema veloce che richiede circa 3-4 giorni lavorativi. Questo visto elettronico ha una validità che può essere di 30 giorni, 1 anno o 5 anni con ingressi multipli. In alternativa, per soggiorni più lunghi o per chi ha esigenze particolari, è possibile richiedere il visto tradizionale presso l'ambasciata o i consolati dell'India in Italia. È fondamentale conservare una copia cartacea e digitale di tutti i documenti, inclusa la conferma del visto elettronico che dovrà essere presentata all'arrivo.
Riguardo alle vaccinazioni, non ce ne sono di obbligatorie per entrare in India dall'Italia, ma sono fortemente consigliate quelle contro l'epatite A e B, il tifo, il tetano difterite per tosse, la poliomielite, la meningite e la rabbia, soprattutto se si prevede di trascorrere molto tempo in zone rurali. È consigliabile consultare il proprio medico o un centro di medicina dei viaggi almeno 6-8 settimane prima della partenza per valutare quali vaccinazioni effettuare in base al proprio stato di salute e all'itinerario previsto. Oltre alle vaccinazioni, è essenziale portare con sé un kit di medicinali di base che includa antidiarroici come l'alloperamide, antibiotici a largo spettro da usare solo in caso di necessità, antidolorifici e antipiretici, antistaminici per eventuali reazioni allergiche, disinfettante per le mani a base alcolica, compresse per la purificazione dell'acqua, repellente per insetti e crema solare ad alta protezione. È importante sapere che molti medicinali sono legali e disponibili in India, spesso a prezzi più bassi rispetto all'Italia, ma è sempre meglio avere con sé i farmaci essenziali per evitare di dover cercare una farmacia in situazioni di emergenza. Il primo viaggio in India può essere un'esperienza travolgente per i sensi e per la mente. Il paese presenta caratteristiche che possono risultare difficili da elaborare per un occidentale. L'estrema densità di popolazione, il caos apparente, i contrasti sociali, la diversa concezione di spazio personale, gli odori intensi, il rumore costante. Per minimizzare l'impatto del cultural shock è importante informarsi prima della partenza, leggendo libri, guardando documentari e parlando con chi c'è già stato per farsi un'idea più precisa di cosa aspettarsi. Un elemento fondamentale è la flessibilità. In India i piani possono cambiare rapidamente a causa di imprevisti, ritardi o situazioni inaspettate, perciò è consigliabile adottare un atteggiamento rilassato e prendere questi cambiamenti come parte dell'esperienza. Bisogna essere pronti ad accettare il caos, soprattutto nel traffico indiano, che può sembrare privo di regole, con un concerto di clacson e veicoli che si muovono in tutte le direzioni. È importante rispettare i costumi locali vestendosi in modo modesto, soprattutto nei luoghi di culto e nelle zone rurali. Le donne dovrebbero coprire spalle e gambe, mentre gli uomini dovrebbero evitare i pantaloncini corti. Per preparare il proprio sistema immunitario può essere utile iniziare a prendere probiotici qualche settimana prima della partenza per rafforzare la flora intestinale. La pazienza è una virtù essenziale quando si viaggia in India, poiché i ritmi indiani sono diversi dai nostri. Le code possono essere disordinate e i servizi più lenti del previsto. Infine, è fondamentale mantenere la mente aperta e non giudicare ciò che si vede secondo i propri parametri culturali, ricordando che l'India ha una storia millenaria e una visione del mondo molto diversa dalla nostra. La cucina indiana è uno dei grandi piaceri di un viaggio nel subcontinente, ma è importante adottare alcune precauzioni per evitare il famigerato deli belli, ovvero i disturbi intestinali tipici dei viaggiatori. Le regole base per mangiare sicuro includono bere solo acqua imbottigliata, sigillata, anche per lavarsi i denti, verificando sempre che il sigillo sia intatto al momento dell'acquisto. È consigliabile evitare il ghiaccio nelle bevande, a meno che non sia fatto con acqua purificata, e mangiare frutta e verdura solo se si possono sbucciare personalmente. Bisogna diffidare dei cibi crudi o poco cotti, soprattutto carne, pesce e frutti di mare, preferendo invece cibi cotti e serviti bollenti. È fondamentale lavare spesso le mani con sapone o usare un disinfettante a base alcolica, soprattutto prima di mangiare. Per quanto riguarda i cibi venduti per strada, è meglio scegliere bancarelle frequentate dai locali, dove il cibo viene cotto al momento e ad alte temperature. Per chi cerca maggiore sicurezza alimentare, nelle grandi città indiane sono presenti catene internazionali che seguono standard internazionali di igiene. Anche i ristoranti negli hotel di categoria medio-alta generalmente adottano buone pratiche igieniche. Ci sono poi ristoranti consigliati dalle guide turistiche
che hanno una lunga tradizione di accoglienza dei turisti. I ristoranti vegetariani, molto diffusi in India, sono spesso più sicuri dal punto di vista igienico. Per chi vuole esplorare la cucina locale in sicurezza, può iniziare con piatti come quelli tandoori, cotti in un forno speciale ad alte temperature, dosa, crepe di riso e lenticchie, chapati e naan, pani tradizionali cotti al momento, dal, zuppa di lenticchie e chai, tè con spezie. È preferibile iniziare con piatti poco piccanti e gradualmente abituarsi ai sapori intensi della cucina indiana. L'India offre una varietà incredibile di destinazioni, ma per un primo viaggio è consigliabile concentrarsi su alcune città che offrono un buon equilibrio tra attrazioni turistiche, infrastrutture e accessibilità. Delhi, la capitale dell'India, è spesso il punto di ingresso nel paese grazie al suo aeroporto internazionale ben collegato. È una città di contrasti, dove l'antica Old Delhi, con i suoi vicoli stretti, il Forte Rosso e la Jama Masjid, la più grande moschea dell'India, si affianca alla pianificata New Delhi, con i suoi viali ampi, edifici governativi e quartieri residenziali. Tra le attrazioni da non perdere ci sono il Forte Rosso, il Qutub Minar, la tomba di Humayun, l'India Gate e l'Akshardham Temple. Delhi è perfetta per gli amanti della storia e dell'architettura, ma può risultare caotica e inquinata. È un buon punto di partenza per esplorare il Triangolo d'Oro. Per spostarsi, la metropolitana di Delhi è moderna, efficiente e copre gran parte della città, rappresentando il modo migliore per evitare il traffico congestionato. Per distanze brevi si possono usare i tuk-tuk, ma è essenziale contrattare il prezzo prima di salire. A circa 200 km da Delhi, Agra ospita il monumento più iconico dell'India, il Taj Mahal. La città merita almeno un pernottamento per vedere il Taj Mahal all'alba, quando la luce è più bella e ci sono meno turisti. Oltre al celebre mausoleo, vale la pena visitare il forte di Agra e Fatehpur Sikri, antica capitale moghul abbandonata situata a 40 km da Agra. Questa tappa è essenziale per chi visita l'India per la prima volta ed è particolarmente adatta agli amanti dell'architettura e della fotografia. Agra è relativamente compatta e per spostarsi tra le principali attrazioni si possono usare i tuk-tuk o taxi prenotati tramite l'hotel. Jaipur, conosciuta come la città rosa per il colore dei suoi edifici storici, è la capitale del Rajasthan e completa il famoso Triangolo d'Oro insieme a Delhi e Agra. Le attrazioni principali includono il Palazzo dei Venti, Hawa Mahal, il Forte Amber, il City Palace e il Jantar Mantar. Un osservatorio astronomico. Jaipur è perfetta per chi ama la fotografia, l'artigianato e lo shopping, offrendo un'immersione nella cultura tradizionale indiana. Anche qui i tuk-tuk sono il mezzo più comune per i turisti, mentre per visitare il Forte Amber, situato su una collina fuori città, si può prendere un taxi o partecipare a un'escursione organizzata. Varanasi, situata sulle rive del Gange, è una delle città più antiche e sacre dell'India. È un luogo di pellegrinaggio per gli indù che vengono a purificarsi nelle acque del fiume sacro o a cremare i loro defunti. Da non perdere sono i Ghat, le scalinate che scendono al fiume, in particolare il Dasaswamedh Ghat e il Manikarnika Ghat, dove avvengono le cremazioni. Imperdibili anche una passeggiata in barca all'alba sul Gange e la cerimonia Arti serale. Varanasi non è per tutti, è intensa, caotica, a tratti scioccante, ma offre un'esperienza spirituale unica. È adatta da viaggiatori con una certa esperienza, aperti a una forte immersione culturale. Il centro storico e i Ghat si esplorano meglio a piedi, mentre per spostarsi in altre zone della città si possono usare i rickshaw a pedali o a motore. Mumbai, la capitale finanziaria dell'India, è una metropoli frenetica che offre uno spaccato dell'India moderna, con i suoi grattacieli,
l'industria cinematografica di Bollywood e una vivace scena culturale. Le attrazioni principali includono il Gateway of India, il Chhatrapati Shivaji Terminus, una stazione ferroviaria vittoriana, Marine Drive, Dhobi Ghat, un'enorme lavanderia all'aperto, e i tour di Dharavi, uno dei più grandi slum dell'Asia. Mumbai è perfetta per chi vuole vedere il volto urbano e contemporaneo dell'India, per gli amanti del cinema e per chi cerca una vita notturna vivace. La città ha una buona rete di treni locali, molto affollati ma efficienti, e i taxi sono relativamente economici, rappresentando un buon compromesso tra comfort e prezzo. In India, alcune esperienze turistiche possono essere sopravvalutate o eccessivamente commercializzate. Le gite in elefante al Forte Amber, per esempio, sono spesso pubblicizzate come un'esperienza autentica, ma sollevano preoccupazioni sul benessere degli animali, perciò sarebbe meglio considerare l'alternativa di salire a piedi o in jeep. Anche i tour del Taj Mahal in giornata da Delhi non rendono giustizia alla bellezza del monumento, che meriterebbe più tempo e una visita all'alba o al tramonto. Gli spettacoli folcloristici organizzati esclusivamente per turisti possono sembrare artificiali, perciò è consigliabile cercare eventi culturali frequentati anche dai locali per un'esperienza più autentica. Infine, alcuni ashram sono diventati più business che luoghi di spiritualità, quindi è importante informarsi bene prima di scegliere. Per esperienze più autentiche si potrebbe passeggiare nei bazar locali lontano dalle zone turistiche, assistere a cerimonie religiose nei templi, partecipare a un corso di cucina indiana in una casa privata, viaggiare in treno in seconda o terza classe per i più avventurosi, o visitare villaggi rurali con guide locali responsabili. L'India offre diverse opzioni per spostarsi tra le città. Per lunghe distanze, i voli interni sono la scelta più comoda, con compagnie come Indigo, SpiceJet e Air India, che offrono collegamenti frequenti tra le principali città a prezzi relativamente contenuti se prenotati con anticipo. La maggior parte delle città turistiche ha un aeroporto, spesso situato a 30-60 minuti dal centro. Il sistema ferroviario indiano, uno dei più estesi al mondo, rappresenta un'esperienza culturale in sé. Esistono diverse classi, dalla prima classe con aria condizionata, 1AC, la più costosa e confortevole, alle classi 2AC e 3AC, con aria condizionata e cuccette, alla classe Sleeper, economica con cuccette senza aria condizionata, fino alla classe General, molto economica ma estremamente affollata. È consigliabile prenotare i biglietti con largo anticipo, fino a 120 giorni prima, attraverso il sito ufficiale Indian Railways o tramite agenzie. Per i turisti stranieri esiste anche un'apposita quota di posti. I bus collegano praticamente ogni angolo dell'India. Quelli governativi sono economici ma basici, mentre le compagnie private offrono opzioni più confortevoli, inclusi bus notturni con letti. Nelle zone montuose, i bus possono essere l'unica opzione disponibile. Per itinerari personalizzati, specialmente nel Rajasthan o nel sud dell'India, noleggiare un'auto con autista è un'opzione comoda. Il costo dipende dalla durata e dalla distanza, ma è generalmente più conveniente rispetto all'Europa. Per chi visita l'India per la prima volta, un viaggio organizzato può offrire maggiore tranquillità e meno stress. I vantaggi includono il supporto logistico per trasporti, alloggi e visite, guide che parlano italiano o inglese, la riduzione dei problemi di comunicazione, una maggiore sicurezza, soprattutto per donne che viaggiano sole,
e la possibilità di concentrarsi sull'esperienza piuttosto che sulla gestione pratica. Tra gli operatori affidabili che organizzano tour in India ci sono Boscolo, Viaggi dell'Elefante, Mistral Tour e Il Diamante. Per chi preferisce l'avventura e la flessibilità di un viaggio indipendente, è consigliabile pianificare almeno le prime notti di alloggio, prenotare in anticipo i trasporti principali, considerare l'uso di guide locali per singole città, utilizzare app come Uber nelle grandi città e portare con sé una scheda SIM locale o un router portatile per restare connessi. L'India è generalmente un paese sicuro per i turisti, ma come in molte destinazioni turistiche, esistono alcune truffe da conoscere. A Delhi, per esempio, ci sono falsi uffici turistici governativi che cercano di convincerti che il tuo hotel è pieno, chiuso o addirittura bruciato, offrendo alternative più costose. I tassisti spesso insistono che il posto dove vuoi andare è chiuso e ti portano in negozi dove ricevono commissioni. C'è poi la famosa gem scam, in cui ti viene offerto di acquistare pietre preziose a prezzi vantaggiosi per rivenderle nel tuo paese, ma si tratta di pietre false o sopravvalutate. Bisogna fare attenzione anche ai falsi biglietti per monumenti, acquistandoli solo presso le biglietterie ufficiali o online sui siti governativi. Un'altra cosa da tenere a mente è che i prezzi per gli stranieri sono spesso gonfiati, perciò è importante contrattare sempre il prezzo di tuk-tuk, souvenir e servizi prima di accettare. Per quanto riguarda la sicurezza generale, è consigliabile evitare di mostrare oggetti di valore o grandi somme di denaro. Nelle grandi città, soprattutto Delhi, è meglio evitare di camminare da soli di notte. Le donne dovrebbero essere particolarmente caute e vestirsi in modo modesto. Sui mezzi pubblici affollati è importante tenere borsa e portafoglio davanti a sé e non accettare cibo o bevande da sconosciuti sui treni. È utile portare sempre con sé l'indirizzo del proprio hotel scritto in inglese e hindi. In caso di problemi, ci si può rivolgere all'ambasciata o al consolato italiano più vicino, alle Tourist Police Stations, presenti nelle principali città turistiche, o al proprio albergo, che può essere una buona risorsa per problemi minori. Il numero di emergenza indiano è il 112, equivalente al 112 europeo. Per approfondire e pianificare meglio il viaggio, ci sono diverse risorse online utili. Il sito ufficiale del turismo indiano, Incredible India, offre informazioni generali sul paese. Lonely Planet India fornisce guide complete e forum di viaggiatori, mentre indiamag.com è un forum molto attivo con consigli pratici di viaggiatori esperti. Per la navigazione sono utili app come Maps.me, che funziona offline, e Google Maps, mentre per la traduzione si può utilizzare Google Translate con pacchetti Hindi offline. Per la prenotazione dei treni c'è il sito Indian Railway Catering and Tourism Corporation. Infine, è sempre utile controllare gli avvisi di sicurezza sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina. L'India è un paese che sfida, sorprende, frustra e affascina. Non è una destinazione facile, ma pochi luoghi al mondo offrono esperienze così intense e trasformative. Ogni viaggio in India è un percorso personale che lascia ricordi indelebili e spesso il desiderio di tornare per esplorare nuove regioni e approfondire la conoscenza di questa cultura millenaria. Se affronti l'India con mente aperta, pazienza e spirito di adattamento, sarai ricompensato con incontri straordinari, paesaggi mozzafiato e momenti di profonda connessione umana. Ogni difficoltà diventerà parte del racconto, ogni imprevisto un'avventura da ricordare. Che tu scelga il lusso di un viaggio organizzato o l'avventura di un itinerario indipendente, la preparazione è la chiave per godere al meglio di questa esperienza. Informati, pianifica, ma lascia anche spazio all'imprevisto e alla magia che solo l'India sa offrire.
Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e condividi le tue esperienze di viaggio nei commenti. Nel prossimo video esploreremo più in dettaglio la cucina indiana e come approcciarla senza timori. A presto!